Oggi partiamo da un libro che ho potuto leggere quest'estate. Il libro è questo, 45 milioni di antifascisti, scritto da Gianni Oliva, un grande storico, una persona estremamente seria, uno studioso che nel corso degli anni ha ricostruito diverse vicende riguardanti la Seconda Guerra Mondiale e non solo. Dal titolo, Gianni Oliva recupera una frase attribuita a Winston Churchill. La frase è questa: in Italia, sino al 25 luglio del 1943, c'erano 45 milioni di fascisti. Dal giorno dopo, 45 milioni di antifascisti, ma non mi risulta che l'Italia abbia 90 milioni di abitanti. La provocazione di questa frase, che come detto è stata attribuita a uno dei personaggi storici che vedete alle mie spalle, è evidente. Com'è possibile che un paese nel giro di 24 ore sostanzialmente non solo cambi opinione, cambi buona parte delle proprie abitudini, cambi rinnegando in parte ciò che era stato? E soprattutto, perché è da qui che parte il lavoro di Gianni Oliva, com'è possibile che non si analizzi completamente quel passato, consentendo ad alcuni protagonisti di quel passato di ritornare o di restare al proprio posto o addirittura di far carriera? E questo è il paradosso che è analizzato da Gianni Oliva nel suo libro. Parlare di storia non è semplice, occorre grande documentazione e occorre un lungo lavoro alle spalle. Per produrre i nostri video abbiamo bisogno di tanto sacrificio, tanto lavoro, tanta documentazione, tanto ricorso a diversi elementi. Un aiuto in tutto questo ci arriva dal nostro prezioso partner NordVPN, che ci permette una navigazione sempre sicura al riparo da eventuali malintenzionati che potrebbero appropriarsi dei nostri dati e dei nostri archivi, e anche la possibilità di navigare e trovare delle fonti ulteriori in quei paesi in cui non sempre è semplice ottenere un accesso alle informazioni. Per tutti gli amici di Dentro la Storia, i nostri partner di NordVPN hanno riservato una eccezionale offerta sui piani biennali con un forte sconto e la consueta garanzia di 30 giorni in formula soddisfatti o rimborsati. Trovate i dettagli nella descrizione di questo video. Se noi guardiamo la storia dell'Italia fascista, non possiamo affermare che tutti gli italiani fossero fascisti. Lo ricordano diversi storici. Dal 1922 al 1943, in quel lasso di tempo, certo, molti italiani si rivelarono fascisti, ma fascisti il più delle volte per opportunismo. Avere la tessera del partito, avere la cosiddetta cimice, cioè il distintivo da appuntare al bavero della giacca, consentiva di far carriera, soprattutto in ambito della pubblica amministrazione. Anzi, ad un certo punto, senza iscrizione al BNF, senza la cimice al bavero, era impossibile sperare di far carriera. Al contrario, si rischiava di restare impantanati o, in certi casi, di perdere il lavoro. Ebbene, se tutto ciò è qualcosa che potrebbe anche essere tollerabile o conosciuto, come definire chi era fascista non per convenienza o per esigenza, ma per convinzione, e che improvvisamente si ritrovò a dover fare i conti con uno Stato che era cambiato, mutato, che non era più quello di prima. 20 anni di dominio fascista avevano modellato il paese, lo avevano trasformato da una fragile, imperfetta democrazia liberale, quella risorgimentale, in una dittatura pura e semplice. Uscire da quella dittatura, dai canoni di quella dittatura che aveva modellato la gioventù, che aveva imposto dei canoni precisi, non solo nell'abbigliamento o nel linguaggio, voleva dire ridiscutere parte della storia del paese e soprattutto richiedere una profonda analisi. Analisi che però non c'è stata. Gianni Oliva nel suo libro, non voglio spoilerarlo troppo perché voglio lasciarvi il piacere di leggerlo, anzi vi invito a comprarlo e a leggerlo, approfondisce alcune questioni proprio relative a tutto ciò. Non si può dire certo che fossero tutti fascisti come tutti antifascisti. Durante il fascismo alcune zone d'Italia si erano mantenute orgogliosamente antifasciste ed erano aree che il fascismo stesso dichiarava perse, non recuperabili alla causa del regime. Pensate ad esempio ai portuali, a Livorno, a Genova, anche a Monfalcone, tutte categorie abituate al duro lavoro e in cui le questioni sindacali avevano fatto breccia da lungo tempo, appunto da rifiutare la retorica del regime
e anche i metodi del regime. O pensate alla Romagna, la Rossa Romagna, con Ravenna come roccaforte del Partito Repubblicano, e lo sarà anche nel dopoguerra, fino sostanzialmente a Tangentopoli. Tutte queste aree non vengono intaccate o permeate dal fascismo. Alcuni elementi fascisti ci sono in queste aree, però non si può dire che il fascismo avesse preso il controllo pieno di queste zone e che avesse convinto la popolazione a sposarne la linea. Ecco che alla caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, e nei giorni successivi, si ha la misura reale di chi fosse fascista per convinzione, chi per necessità, chi per opportunismo, chi per facciata e chi non lo era veramente mai stato. Ma chi aveva ricoperto determinati incarichi e magari aveva anche manifestato un'adesione non formale ma reale, convinta, ideologica al regime, che fine hanno fatto? Tra i vari casi analizzati da Gianni Oliva nel suo libro, ce ne sono due estremamente simbolici. Uno riguarda Gaetano Azzariti. Ne avete mai sentito parlare? Forse no. O meglio, se siete napoletani, forse vi ricordate che qualche anno fa, non troppo tempo fa, una via a Napoli, nella Municipalità 2, vicino all'università, era dedicata proprio a questo Gaetano Azzariti. E qualche anno fa questa via è stata rinominata a favore di Luciana Pacifici, una bambina nata il 28 maggio del 1943 e morta, ancora neonata sostanzialmente, mentre veniva deportata ad Auschwitz. Perché questo cambiamento? Perché Gaetano Azzariti era stato sì un giurista, un politico, era stato ministro di Grazia e Giustizia al primo governo Badoglio, addirittura presidente della Corte Costituzionale dal 57 al 61, ma era stato prima di tutto un antisemita, un fascista convinto e presidente della commissione sulla razza durante il regime. Immaginate un uomo responsabile delle leggi, delle normative che sono alla base della nostra società, che aderisce convintamente al regime, che fa carriera durante il regime, che addirittura manifesta le proprie convinzioni antisemite, compiacendosi di come l'egualitarismo dominante senza differenza di età, di sesso, religione o razza non è più una specie di dogma indiscutibile e il fascismo ha relegato in soffitta queste teorie. Parole di Gaetano Azzariti. Gaetano Azzariti che nel 1938 aderisce al Manifesto della razza, il documento che fa gettare definitivamente la maschera al regime in materia di razzismo. È il documento che mette al bando grandi personalità anche della cultura, solo perché ebrei o sposate con cittadini ebrei. Tutto ciò rappresenta una pagina di vergogna per il nostro paese. Eppure Gaetano Azzariti, che fece parte della commissione che promulgò le leggi razziali, che fu presidente della commissione detta Tribunale della Razza presso la Direzione Generale per la Demografia e la Razza del Ministero dell'Interno, una commissione che poteva dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello Stato civile. Insomma, la commissione che doveva vagliare le domande presentate per capire se la persona era o non era ebrea, se poteva avere i pieni diritti civili o doveva essere discriminata. Ecco, una persona di questo tipo, finita la guerra trascorsa tra l'altro in parte in clandestinità nei conventi dopo la caduta di Roma, questa persona, dopo la guerra, ottiene incarichi di rilievo. Perché? Ma non è l'unico, ce ne sono altri, certo, ci sono anche tanti casi di militari, pensiamo a Gastone Gambara che venne riabilitato dalla Repubblica Italiana ottenendo anche la rimissione in servizio, il riconoscimento del grado, il diritto allo stipendio e alla pensione, rifiutando le richieste della Jugoslavia di Tito di processarlo, di fornirlo per un processo, nonostante il suo nome fosse inserito nella lista dei criminali di guerra. Pensiamo a un altro personaggio pubblico, Marcello Guida, si chiamava così, poliziotto, ma non un poliziotto qualsiasi, non lo sbirro di quartiere o l'informatore all'angolo della strada, ma signori, direttore del confino politico di Ventotene, prima ancora vice direttore della colonia penale di Ponza. Per chi non lo sapesse, Ponza e Ventotene, durante il fascismo, erano parte dei carceri speciali, quelli in cui venivano confinati i nemici del regime. E chi erano questi nemici? Politici avversari, che non si erano piegati, che non erano scappati, che avevano voluto manifestare il proprio dissenso, a cominciare da Antonio Gramsci. Oppure personalità del mondo della cultura, che non avevano accettato di piegare la propria intelligenza a servizio del regime. Oppure altri nemici a volte surreali, perché vi domanderete come può un commerciante, un avvocato essere chiamato nemico del regime? Come può ad esempio un uomo di cui probabilmente tanti di voi non hanno mai sentito parlare
come Domizio Torrigiani, che sostanzialmente era un avvocato, essere spedito al confino. Semplice, perché Domizio Torrigiani all'epoca era gran maestro della massoneria italiana, del Grande Oriente d'Italia. Venne mandato al confino, qui subì trattamenti durissimi, percosse che gli costarono addirittura l'uso degli occhi, e venne rimandato a casa, quando ormai era quasi cieco, mandato a casa solo per morire. Ponza e Ventotene facevano parte di questo sistema criminale del regime fascista. E Marcello Guida, questo all'epoca giovane poliziotto, eseguiva gli ordini fino alla fine. Aveva anche fatto carriera. Si era rifiutato solo in un'occasione di obbedire agli ordini, quando nelle colonie penali delle isole arrivò una corvetta che trasportava niente po' di meno che Benito Mussolini. Ecco, in quell'isola che ospitò anche Altiero Spinelli, uno dei padri dell'Europa, che proprio lì stese il primo manifesto di Ventotene per la nascita dell'utopia europea, Mussolini non mise piede, perché Guida, per ragioni di sicurezza, a causa della forte presenza tedesca e della numerosa colonia penale, circa 900 confinati, alla faccia delle vacanze, come diceva qualche politico qualche anno fa, decise di rimandare sulla terraferma Mussolini. Guida nel dopoguerra non è stato epurato, non ha dovuto rispondere di ciò che aveva fatto, assolutamente. Beneficiò dell'amnistia Togliatti, quell'amnistia varata per pacificare il paese dopo la fase resistenziale, con l'idea di mettere una pietra sopra sul passato. L'amnistia che forse fu un errore. Divenne questore di polizia a Gorizia, a Trieste, a Torino, a Milano durante l'autunno caldo, a Milano nel dicembre del 1969, Piazza Fontana. Era lui questore quando scoppiò la bomba. Era lui questore che avallò le scelte dell'ufficio politico guidato dal dottor Allegra. Era lui l'uomo che chiese di far cantare, cioè di far confessare gli anarchici fermati, compreso il povero Pinelli, come se fossero stati i fringuelli della ridente isola di Ventotene. Non è un caso se Sandro Pertini, che nel dicembre del 69 era presidente della Camera, si rifiutò di stringere la mano al questore Guida. Sandro Pertini aveva provato sulla propria pelle cos'era il confino di polizia fascista. Aveva provato sulla propria pelle i metodi della polizia fascista. Marcello Guida, Gaetano Azzariti e tanti come loro sono tutti nel libro di Gianni Oliva, che pone un interrogativo pesante. Perché la Repubblica Italiana non ha avuto la forza di ridiscutere la fase fascista, di capire cosa c'era che non andava nel fascismo, ma soprattutto negli uomini che avevano aderito al fascismo e che si erano riproposti al servizio della Repubblica? Perché la Repubblica Italiana, per tanti anni, per decenni, ha continuato ad affidarsi a ex fascisti, soprattutto nell'amministrazione della cosa pubblica, nei tribunali, nei ministeri, negli uffici, nelle forze armate, invece di promuovere una classe differente, in linea con i valori repubblicani. Perché? Forse perché era più semplice, forse perché era più comodo, forse perché c'erano delle logiche superiori, forse perché in fondo, finita la seconda guerra mondiale, si apriva una nuova fase, quella della guerra fredda, in cui l'esperienza degli ex fascisti poteva risultare utile. Tutte domande che ci poniamo noi oggi di dentro la storia e che io stesso pongo a voi. Perché non avvenne quel processo che in Germania fu di denazistificazione? Per quale motivo? Forse c'erano delle convenienze di fondo, forse c'era qualcosa di non detto, forse, come abbiamo anticipato prima, quell'amnistia Togliatti che doveva sanare le ferite non fu altro che un lavacro per i peccati altrui, i peccati di chi aveva vessato, bastonato, torturato, ucciso i propri connazionali durante il ventennio e successivamente durante la guerra. Forse sono stati commessi degli errori di valutazione, errori di calcolo. Forse si pensava che la Repubblica, nata nel giugno del 1946 dal referendum, potesse avere già gli anticorpi per assorbire degli elementi malati, evitando di farsi infettare. È andata davvero così? Io vi lascio il dubbio e vi lascio anche il rinnovato invito a leggere il libro di Gianni Oliva. Magari leggendolo anche a voi verranno in mente questi interrogativi o ne avrete ulteriori, perché quando ancora oggi, nel 2024, ci accorgiamo che esistono dei tentativi di riscrivere la storia, di addomesticarla, di sminuire certe responsabilità o di crearne di nuove dove non ce n'erano, per semplicemente ammorbidire le posizioni di qualcuno, allora quegli interrogativi tornano e ci chiediamo quanto la nostra società avrebbe avuto bisogno in una fase di defascistizzazione dei propri ranghi ministeriali e non solo, e quanto ancora oggi
la società italiana avrebbe bisogno di analizzare e discutere il periodo del ventennio per liberarsi di un fantasma ingombrante, che non è tanto solo quello di Mussolini fucilato a Dongo e appeso a testa in giù a Piazzale Loreto o di quella fiamma che arde sulla sua tomba a Predappio. Semmai è lo spettro ingombrante di un passato che non siamo riusciti né ad analizzare né a capire, consentendo al contrario a chi aveva vissuto e operato in quel passato di continuare a operare nel presente e nel futuro, forse non con i valori della Repubblica, ma basandosi su quell'esperienza tragica e terribile che tanti dolori è costata al nostro paese, che tanti dolori ha inferto ai nostri cittadini e che meriterebbe solo di finire nei libri di storia come storia appunto passata.